essere presenti qui, in questo momento, in questo preciso istante. No, non dopo, non prima, qui, esattamente in questo momento qui. Prenditi un attimo, guardati attorno, ascolta, usa i sensi, qui. No, non adesso, qui, ora. È un concetto abbastanza difficile da capire perché non lo si può capire. Si può solo accettarlo. Nel momento in cui lo accetti, automaticamente sei qui. Poi arriva la mente che dice no, voglio capirlo, voglio prenderlo. Il punto è non puoi prenderlo. Ci sei dentro. Non puoi prendere qualcosa in cui sei dentro. Il momento presente è la base su cui tutto si cresce. Non esiste nessun'altra pura e unica verità se non che questo momento qui è qui e non c'è nient'altro. Dimmi, adesso la morte non sai cosa c'è dopo. La vita non sai veramente da dove veniamo. Il passato in realtà sono memorie, il futuro, cioè, in realtà tu non sai veramente niente, ti accorgi che nella vita non sai niente se non tutti i concetti un po' al 90%, massimo 99%, ma non sai niente al 100%. L'unica cosa che sai veramente al 100% è che c'è questo momento qui in cui sei ora e non può esserci nient'altro. Nel momento in cui capisci che questa è l'unica vera verità, la tua vita fa uno shift pazzesco, uno shift veramente incredibile, perché inizi a accorgerti che mente e corpo sono due accumulazioni. Quello che prima ritenevi passato, in realtà è solo memoria. La mente è un amalgamato, un agglomerato di informazioni e sensazioni che prendi da fuori. Il corpo è un amalgamato un agglomerato, scusatemi, di cibo che viene ovviamente da fuori. Ma tutto ciò che è anche la tua mente, in realtà esiste solo in questo momento qui. Anche il passato, in realtà sono informazioni che hai preso dal passato, cioè che informazioni che hai preso dal presente e che pensi ora ricordando il passato e lo chiami passato, ma in realtà sono ricordi. Il futuro non è futuro, non esiste linea di futuro e passato. Il futuro è semplicemente immaginazione. Prendi i ricordi, la memoria, le informazioni che hai già in testa, dati dal momento presente, di cose che sono successe nel momento presente e portarle in un possibile futuro. Quindi è immaginazione. Adesso dimmi se le tue sofferenze non sono da nessun'altra parte se non nel passato o nel futuro che sono nella tua testa. Quando ti accorgi che tutto quello che ti fa soffrire in realtà è nella tua testa ed è nella creazione che ti sei fatto questo dramma, questo cinema, questo film che ti sei fatto di chi sei, di da dove sei, la tua identità, il tuo ego, questo personaggio che ti sei creato, che cambia faccia in base a dove va, con chi va, varie sfaccettature, mille cose, cosa mi piace, cosa non mi piace, tutto questo dramma che ti sei creato. Dimmi se quello che ti fa star male non è semplicemente il pensare a cose che sono già successe o il pensare a cose che devono ancora accadere. Quindi quando stai male per qualcosa che non esiste, perché non esistono, abbiamo appena detto che futuro e passato non esistono, ovviamente c'è qualcosa che non va. Quindi nel momento in cui ti accorgi di questa cosa, impari a essere qui, ovviamente a uscire dalla tua testa, a vedere la tua testa come leggermente separata, è la fine vera e propria della sofferenza. Non puoi che star male. Puoi scegliere di star male perché vedi la tua testa come un po' separata, quindi il contenitore, il dramma, il gioco. Giochi come ti pare, se vuoi star male, se vuoi star bene, come vuoi. Vai, però se tu avessi possibilità di scegliere, quindi avessi consapevolezza di quello che hai, sceglieresti una sensazione negativa per te stesso o una sensazione positiva dentro di te? Tutti sceglierebbero ovviamente la versione migliore e più piacevole possibile dentro di sé. Quindi ti accorgi che quello che succede dentro di te è 100% tua responsabilità. Quello che accade fuori di te, va bene, quello può accadere, ci sono cose che possono succedere, ma come rispondi a queste cose, quindi quello che succede dentro di te rispondendo a queste cose, quello è 100% tua responsabilità. Quando impari queste cose qua, quindi che il momento è qui, non c'è nient'altro se non accettare questo momento e sei responsabile di tutto, questa è la base su come imparare a smettere di soffrire. Se smetti di soffrire, arrivi ad accettare
a diventare piacevole. Se sei piacevole, anche la scienza te lo dice oggi, che il massimo potenziale di una persona e il genio di una persona può svilupparsi solo se in quella persona è in una sensazione di piacevolezza, di gioia, di pace, di amore o di libertà costante. Più ci sono queste cose dentro di te e più ovviamente arrivi al tuo massimo potenziale. Il problema è che al giorno d'oggi la nostra cultura ci insegna no, hard work, hard work, hard work, lavora duramente, ma lavorando duramente non arrivi da nessuna parte. È facendo la cosa giusta succedono le cose giuste. Semplice legge di causa e effetto. In yoga questa cosa si chiama karma. Se fai la cosa giusta, accadono le cose giuste. Puoi lavorare duramente quanto vuoi, ma se spingi dalla parte sbagliata la porta non si apre. Quindi questo è un po' il senso. Quindi impara a essere qui. Ma adesso ti dico un'altra cosa, ma il senso è impara ad essere qui, è riassunto nel momento in cui sei qui, ovviamente accetti quello che c'è perché ti accorgi che non c'è nient'altro, quindi se non questo momento inevitabile non c'è nessun'altra cosa, quindi per forza puoi accettarla. Qualsiasi cosa accetti diventa parte di te un po'. Quindi se accetti questo momento diventa parte di te, quindi accetti tutto. Quindi se accetti tutto e tutto diventa parte di te, la tua mente diventa equanime, quindi smetti di avere mi piace e non mi piace, ma tutto diventa neutrale, quindi le cose come veramente stanno, perché i mi piace e non mi piace sono solo nella tua testa. L'esistenza al di fuori della tua testa è così, non c'è altrimenti, non c'è mi piace o non mi piace, è così. Se diventi equanime, sei in yoga, quindi crei delle azioni consapevoli invece che compulsive, e quindi ti crei il destino come vuoi. Questo vuol dire liberazione. Yoga vuol dire unione con il tutto, quindi sei in unione con il tutto e quindi creando azioni consapevoli, quello che noi definiamo karma, quindi questa memoria, questo bagaglio di compulsioni, di tendenze che ti sei creato, pian piano viene dissolto, si sgretola, anche semplicemente con la vita stessa, col processo di vita, e quindi questa la chiamiamo liberazione. Quindi smettendo di creare karma, quindi facendo azioni consapevoli, quindi facendo partire il domino da essendo aware, presenti nel momento, parte tutto. Quindi quella è la prima cosa che bisogna fare, su cui lavorare. Il problema è, ovviamente fatemi sapere nei commenti se volete che faccia un video più approfondito su come iniziare questa cosa qua, il problema è come fare, perché in realtà sì nel presente, per forza, come ho detto all'inizio, c'è un'altra verità, che non essere presenti qui, sei per forza nel presente. Fammi vedere un altro posto dove puoi essere, se non qui in questo momento presente. Nella tua testa puoi essere dove ti pare. Qui, nell'esistenza vera, nella creazione vera, non quella fatta nella tua testa, nella creazione vera, c'è solo questo momento. Quindi non è questione di imparare a essere presenti, è questione di semplicemente smetterla di essere nella tua creazione, uscire dalla tua testa, essere qui e vedere la tua testa da una parte, quindi la tua mente da una parte, il tuo corpo da un'altra, le tue accumulazioni quindi, che sono ottimi strumenti, ma che se utilizzati nel modo compulsivo ti possono far soffrire. È come avere degli ottimi strumenti come un coltello e una forchetta, ma utilizzarli nel modo sbagliato, quindi farsi del male, e quindi utilizzarli per farsi soffrire. Il problema dell'essere umano è che ci stiamo facendo del male, stiamo soffrendo la nostra libertà, stiamo soffrendo la nostra incredibile capacità di immaginazione e di memoria. Se smettiamo di farci del male, quindi li vediamo un po' da fuori e impariamo a utilizzarli come si deve, quindi vedendoli per quello che sono e non identificandoci con esso, automaticamente possiamo crearci il destino che vogliamo, possiamo crearci la sensazione all'interno di noi come vogliamo, e quindi poi far partire il domino di cui vi ho parlato, quindi veramente arrivare a una liberazione, a crearsi la vita da dentro, a essere quello che viene chiamato il divino da dentro, no? Quindi il source of creation, la fonte della creazione, ti accorgi che è anche dentro di te e non è solo al di fuori di te. Quindi se non puoi essere in nessun altro posto se non in questo preciso momento, ora, che senso ha dire sì presente? No, semplicemente bisogna lavorare su awareness, quindi bisogna semplicemente lavorare sul staccarsi leggermente da mente e corpo, in modo di vederli in modo consapevole, e sull'essere più presenti ora. Aware in italiano si può dire, recettivi? Non lo so. Insomma, si deve lavorare su questa cosa e si può lavorare sul o migliorare i sensi, quindi ovviamente se sei più ricettivo, hai tutti i sensi, pam, sempre così, ovviamente sei più presente. Oppure alzando le energie, se hai un'energia molto alta e sei in una sensazione piacevole, ovviamente sei presente. O ci sono tantissimi altri modi. La meditazione è una di quelli ed è quella che la maggior parte del percorso spirituale ci si concentra. La meditazione non fa altro che
separarti leggermente da mente e corpo dalle tue accumulazioni, quindi far partire tutto questo domino di cui vi ho parlato. Perché come vi ho detto, la mente e tutti questi strumenti sono pazzeschi e utilissimi per la nostra sopravvivenza, siamo evoluti per arrivare a questo punto, ma attualmente li stiamo utilizzando complessivamente. Serve un piccolo ancora cambiamento, una piccola evoluzione per imparare a utilizzarli invece in modo consapevole, quindi come vogliamo noi, e quindi diventare veramente, come dice la Bibbia, a immagine e somiglianza del divino, ovvero che non sei più succube della vita, ma te la gestisci tu. Accorgi che l'esperienza di vita parte da dentro e quindi la gestisci a modo tuo. Poi ovviamente nel momento in cui gestisci e impari a modo tuo, diventi maestro di quello che sei tu, dei tuoi elementi, di quello che ti compone, automaticamente essendo tutt'uno, è come se diventassi maestro del tutto, comunque la tua esperienza di vita è come se influenzasse poi tutto il resto al di fuori di te. Vabbè, è un argomento molto complesso, però questo era per fare capire, si può veramente essere presenti oppure è solo questione di migliorarsi, arrivare a fare un allenamento tale, con la meditazione, con altri modi, per portare le proprie facoltà fisiche ad essere in quello stato meditativo. Allora lì sì che sei presente e quindi riesci ad attivare tutto questo domino. Una meditazione molto utile, ve ne ho parlato in un altro video, ve lo linko in descrizione se volete dargli un'occhiata, che io faccio, è il Kriya Yoga, vi lascio in descrizione ho un video in cui lo spiego, è molto base, ce ne sono di molto più complesse, ma ognuno in realtà può fare a modo suo. Fatemi sapere se volete un video anche più approfondito sulla meditazione o su altro. Qua non è questione di spiritualità, religione, no, è solo questione di arrivare alle versioni migliori di se stessi, che è quello su cui io e in questo canale mi sono sempre concentrato, cercando di documentare anche il mio percorso e quello che imparo, ed è quello che sto facendo. Fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Perché come un cestino per la spazzatura è un qualcosa di utilissimo e ci vanno tutte le cose che non servono, tutte le informazioni, ma allo stesso tempo, se ci sei dentro, se sei identificato tutto il tempo con quella cosa, fa schifo, è un'esperienza orribile. Quindi lo star male deriva da quello. Nella tua mente non puoi essere presente, quindi nel momento in cui esci dal cestino è uno strumento pazzesco. Stessa cosa.